Ragazzacci, buon fine settimana, buon sabato. Allora, sbarbatina di oggi, come avrete potuto vedere dal titolo del video, dedicata a una bambina tremendina, Alice, figlia del nostro carissimo amico Aldo, che non sta tanto bene di salute. Allora nel gruppo è nata quest'idea di fare oggi una sbarbata, per questo mi vedete di sabato, non di domenica o di lunedì, come di abitudine. E nel gruppo è nata l'idea di fare una sbarbata in augurio alla pronta guarigione di Alice e per dare un po' di animo all'amico Aldo, che sta passando insieme alla moglie un momento un pochino difficile per aiutare la bambina a recuperarsi di salute. Allora, nel gruppo è stato detto, come Aldo è un amante della Proraso, di usare Proraso, però come potete vedere io vado un po' fuori dalle righe del gruppo. Perché? Perché ho pensato, se la sbarbata è per Alice, è Alice che gliene frega della Proraso, gliene frega il papà, però io allora metto un bel sapone con un bel bambolotto, Pinocchio, tremendino anche lui come Alice, una bambina tremendina, e così sicuramente Alice gli piace di più. Sicché oggi riutilizzerò uno dei saponi che più mi piacciono come profumazione della linea di Toscana Factory Lab, Wood & Brat, che è ispirato proprio a questo profumo di Square the Wood, che io ho il balsamo originale, infatti non ho l'after originale del sapone. Profumazione sicuramente legnosa, che mi piace tantissimo, ragazzi. Per me questa è una profumazione all season, va bene sia col freddo che col caldo. Allora oggi riutilizzo il mio cashmere, che tanto mi è piaciuto. Allora togliamo la ciotola dall'acqua, prepariamo il sapone, andiamo a prendere la mia palettina, palettina fatta in casa, mettiamo un pochino di sapone e andiamo a scioglierlo, e mentre lo sciogliamo così approfittiamo per parlare un po' del rasoio che userò oggi, un rasoio che voi in Italia, molti di voi già avete provato, già molti youtuber hanno fatto video, però a me sapete ragazzi che la roba in Italia mi arriva di ultimo, arrivo che io dopo l'ambulanza a provarlo ora. E lo stiletto, mi è arrivato lo stiletto 0,85, volevo prendere solo la testa, ma come vedevo che non usciva ho approfittato lo sconto del Black Friday per prenderlo, e così praticamente mi è venuto un invio gratis qua agli Stati Uniti. Oggi per la prima volta me lo metto in faccia, l'ho usato sui bracci per farmi i bracci, e ho sentito che è un rasoio che insomma è picchia, non è un rasoio così delicato, forse come, non so perché me lo aspettavo, c'è un gap 0,85, non c'è dubbio che già insomma normalmente dovrebbe indicarci qualcosa, anche se l'esposizione della lama ragazzi alla fine è quella che canta, quella che fa più effetto. Allora mi bagno la faccia, infatti c'è l'Home Link, quello russo, che lo 0,90 taglia pochissimo, e credo che esposizione immagino negativa, anche se io non ce l'ho. Io ho l'1,18 Open Comb e lo usa anche mio figlio senza nessun problema, nonostante abbia 1 millimetro di sciorcio di gap. Questo è abbastanza delicato, così che il gap molte volte ragazzi inganna, dipende molto di più dall'esposizione della lama. Posizione positiva naturalmente è un pochino più complesso da usare rispetto alle neutre o quelle negative. Allora la profumazione ragazzi spaziale, mi piace veramente veramente tanto, delicata, elegante, legnosa, fantastica. Vi dico, per non esagerare, non voglio dire quella che più mi piace della linea Toscana Factory Lab, ma sicuramente fra le mie favorite. Il sapone, vedete, fa una bella schiuma, prende un buon quantitativo di acqua. Comunque sapone già provato e riprovato, non devo essere io a dirvi le qualità di questo sapone. Allora andiamo in faccia, barba cortissima oggi ragazzi, barba di un giorno, perché veramente mi toccava domani farmi la barba per il video, però approfitto
e così approfitto anche per provare il rasoio con barba di un giorno, già che per la live sarà il rasoio che riutilizzerò, però questa volta con barba più lunga, anche se per la live di questa settimana forse abbiamo una novità, anche se abbiamo ora lo stesso giorno un evento lì nel gruppo che siamo un po' incasinati con Izzy, però vediamo cosa tiriamo fuori. Però voglio riprovarlo poi il rasoio con barba più lunga, perché dalla sensazione che mi ha dato nel braccio penso che questo è un rasoio che forse dà il meglio di sé con barba di qualche giorno più che con barba di un giorno come ho ora. Però proviamolo. Allora, sapone fantastico ragazzi, questi Toscana Factory Lab sono vegetali fantastici. Schiuma che prende bene l'acqua. Pennellino morbidissimo, però ha il giusto backbone, vedete, per montare ottimamente il sapone. Va bene, allora ragazzi, lametta Nasset, una super stainless, lamette che a me mi vanno veramente bene normalmente, ecco, scaldatina al rasoio e incominciamo. Stiletto 0,85. Allora, con queste lamette va che è un piacere. Voglio provare con l'angolo un po' più chiuso. Allora, il rasoio taglia anche con un angolo più chiuso, però sento vibrare un pochino di più la lametta, invece con l'angolo bello aperto sensazione di taglio molto più netta rispetto all'angolo chiuso. Sì, anche sotto il collo ragazzi, con l'angolo un po' chiuso sento un pochino vibrare la lametta, mentre con l'angolo bello aperto praticamente l'effetto, guardate, anche qui sento un po' vibrare, però se apro l'angolo no, che per i miei gusti rasoio da usare con un angolo bello aperto cambia molto la sensazione, almeno io sento che cambia la sensazione fra un angolo un po' più chiuso e un angolo bello aperto. Infatti qua nei baffi, che non riesco a tenere angolo aperto, sento la lametta un pochino più vibrare. Sicuramente andrà meglio con il traverso con l'angolo più aperto, però vedo che usato con l'angolo bello aperto invece non si sente questo effetto della lametta che un pochino vibra, perché vedo che la lametta, come succede nell'1.1, esce parecchio fuori dal cap. Allora, verso del pelo con barba di un giorno ragazzi è stato veramente un piacere. Ecco, se non sporcavo la magliettina per Alice, con il buoncino cinese, Himalaya, di dove sono questi animali. Allora, il sapone mi chiede un pochino di acqua.
Profumazione fantastica, ragazzi, fantastica. Allora, andiamo col traverso. Vediamo come va il rasoio. Allora, ragazzi, è tantissima la differenza che sento ora nel traverso fra un angolo più chiuso e un angolo bello aperto. Guardate, qui quasi non si sente nemmeno il rasoio cantare, però guardate se chiudo come cambia il rumore della lama. Sì, che questa sensazione che ho sentito che qualcuno aveva della lametta che vibra, provatelo a usare con un angolo molto aperto il rasoio e vedrete che diminuisce tantissimo, specialmente nel verso del traverso e del contropelo. Guardate anche ora che faccio qua così il traverso sul verso del pelo, è tutta un'altra sensazione tenendo l'angolo aperto rispetto a quella che mi dà il rasoio usato con un angolo più chiuso. Allora, il rasoio sicuramente è un rasoio efficace, nonostante abbia un fratellone 1.1 che è veramente un rasoio efficace. Anche questo continua a essere un rasoio bello efficace. Magari per chi sta iniziando è un po' troppo come rasoio, magari converrebbe iniziare con lo 0,50, specialmente se poi verranno in vendita le piastre e poi uno può scalare con queste qua. Comunque questa piastra, ragazzi, sono convinto che fa tranquillamente una barba di 7 giorni, senza dover ricorrere alla 1.1, che è veramente estrema. Ragazzi, non ho onestamente bisogno di fare il contropelo, già con il verso con il traverso sono a posto. Cioè, su questa barba corta, con questo passaggio è più che sufficiente. Vediamo comunque dove arriva il rasoio, ma veramente una scemata quella che sto facendo. Ci siamo, ragazzi.
Qui vabbè, già stiamo esagerando, cioè non ha veramente senso quello che sto facendo. Rasoio perfetto, ragazzi, sta tagliando molto bene la barba. Vi dico, usata in un angolo aperto non si sente vibrare la lametta. Usato con un angolo un po' più chiuso si sente un pochino l'effetto della lama che vibra. Allora, passiamo un pochino del lume. Il sapone come rimonta, nonostante non abbia più barba e abbia bagnato la faccia. Tranquillamente per 4 passate. Allora, amico Caccamo che chiuda gli occhi, passiamo un po' di allume. Allora, qui sento qualche puntino bruciare. Mi era sembrato di aver visto un paio di red point mentre mi radevo. Infatti sento l'allume bruciare lì, qualche punto, però nel resto della faccia non sento assolutamente niente. Rasoio molto efficace, però anche questo usato con mano leggera anche su barba di un giorno e esagerando, ragazzi, perché l'ultimo passaggio veramente non ce n'era assolutamente bisogno. Mi dovevo fermare sicuramente dopo i primi 2 passaggi, ero già liscio. Infatti sotto la gola ci sono ripassato e ho finito con irritarmi. Se mi fossi fermato la sbarbata era perfetta. Irritarmi no, mi sono fatto qualche red point perché sono passato 2 volte in contropelo sotto la gola. Infatti sono liscio, anche la zona branchie, ragazzi, non c'è più nulla. Il rasoio taglia molto bene. Vi dico, ho sentito appena una sensazione di vibrare la lametta quando lo tenevo con l'angolo sbagliato, l'angolo troppo chiuso. Non è che sbagliato, perché il rasoio tagliava abbastanza bene anche con l'angolo un po' più chiuso, solo che ecco, sentivo questa sensazione della lametta che un pochino vibrava, però con l'angolo bello aperto, anche se certo non è facile mantenerlo in tutta la zona della faccia, il rasoio non si sente più vibrare. Forse è un pochino estremo come rasoio per usarlo tutti i giorni, se uno vuole arrivare al BBS per forza tutti i giorni. Diciamo che per usarlo tutti i giorni, insomma, ci vuole un pochino di mano. Perché, ragazzi, il rasoio picchia. Sicuramente lo 0,50 per barbe di tutti i giorni, immagino che sarà una delle opzioni migliori. Vedete, infatti qui c'ho un piccolissimo red point per essermi passato 2 volte in contropelo il rasoio. Adesso barba corta, così di un giorno ci può stare un piccolo red point, perché il rasoio, ragazzi, ha una esposizione leggermente positiva, si sente la lametta, e con questo gap, insomma 0,85, è un rasoio che rade veramente bene. Per questo io penso che anche per barbe lunghe di una settimana questo è un rasoio che se le deve mangiare la barba. Poi con questi canali di scarico così grandi che ha, questo si mangia anche barbe di diversi giorni. Comunque, ragazzi, una sbarbata fantastica. Allora, non trovo l'after alcolico senza odore che ho, non so dove l'ho messo, forse l'ho portato giù, non me lo ricordo, non lo trovo più.
non so, guardate dov'è, l'ho visto qua, l'ho visto. Mi metto un pochino di questo Crow americano, questo non ha nessuna profumazione, è solo leggerissimamente mentolato. Allora, avendo passato l'allume, sì, appena un pochino qui e basta, nemmeno nella zona baffi mi brucia, veramente ottimo, ottimo. Sventolare un pochino per fare evaporare l'alcol e andiamo, per non perdere tanto tempo e non fare il video tanto lungo, con un pochino di balsamo. E questo balsamo, ragazzi, è la ciliegina sulla torta. Mamma mia. Purtroppo mi spiegava Bruno che già non è in produzione questo balsamo, quello che fanno è leggermente diverso, non è questo a cui è stato ispirato il sapone Budenbrat. Questo, ragazzi, è eccezionale, cioè me lo metto un pochino così sui bracci, fino a domani ho una profumazione legnosa, leggera, elegante, spettacolare. Allora, ragazzi, sbarbata ottima, puntino rosso, ma ci sta, puntino rosso non è niente. Diciamo noi nel gruppo di Barbiamoci Senza Pensieri che fino a 4 cm sono red point. Stai facendo la barba con lo sciavette, ti fai un puntino di 4 cm e ancora è punto rosso, non è considerato taglio, sopra i 4 cm è taglio. Sicché questo, ragazzi, non è niente. Questa è la mentalità del gruppo. Allora, bene del sapone, ragazzi, ormai che vi dico, hanno 2 anni in commercio. Ottimo sapone, rende bene, avete visto, con un pezzettino che sono i soliti 2,5 grammi all'incirca che io prendo, non arriva a 3 grammi. Riesco a fare 4 passaggi. Un sapone che rende benissimo, fa scorrere benissimo il rassoio, ragazzi, senza nessun problema. Non ho l'after di lui, comunque anche gli after sono ottimi, quelli di Bruno, specialmente se avete pelle un po' secca, sono molto nutrienti. Poi il pennellino, ragazzi, già vi ho stancato di farvelo vedere tanto. Parliamo un pochino del rassoio. Stiletto 0,85, rassoio che ha il suo peso, fatto veramente bene. Ottimo grip, con questa forma elicoidale dei segni sul manico, ottimo. Randellina che viene incassata dentro al manico, sicché è molto difficile perderla. Continua avendo segni di lavorazione sotto il cap, che qualcuno si era lamentato della prima serie, anche se a me non me ne frega assolutamente niente, tanto lisci con la lametta nemmeno si vede. E invece sono stati eliminati completamente sulla base del rassoio, che ora è completamente liscio. Rimangono solo qualche segno di lavorazione che è molto difficile da togliere solo sotto il capo. Comunque, ragazzi, secondo me sono scemate queste, non ha nessun senso stare a guardare queste cose. Quello che mi interessa è la lavorazione del rassoio, che è veramente ottima, l'allineazione della lametta perfetta. Questo 0,85 me lo aspettavo più delicato. Fatemi vedere, non ce l'ho qua, purtroppo ce l'ho giù. Me lo aspettavo più delicato rispetto all'1.1. Sì, si sente la differenza, questo è più maneggevole rispetto all'altro, più facile da usare, ma non è così delicato come me lo aspettavo. Paragonandolo con un Game Changer, secondo me questo è un pochino più difficile da usare come profondità siamo lì, però non lo so, lo sento un pochino più difficile da usare per questo motivo, che esce fuori la lametta un po' di più dal cap rispetto per esempio al Game Changer, e richiede, almeno nel mio caso, ragazzi, con la mia barba, di usarlo con un angolo un pochino aperto, starci attento a mantenere quest'angolo aperto, perché quando chiudo un pochino l'angolo il rassoio continua a tagliare, però comincio a sentire la lametta un pochino vibrare. Ecco, è l'unico aspetto, cosa che mi succede anche con l'1.1. È un rassoio che ha bisogno di mantenere il suo angolo per tagliare bene, perché con la lametta così esposta se no tende un pochino a grattare.
Me lo aspettavo un pochino più delicato, direi che continua a essere un rasoio molto efficace, sicuramente per chi gli piace la lametta, sentire la lametta e ha un pochino di manualità. E a una persona che sta iniziando non lo so se glielo consiglierei questo 0,85, forse potrebbe essere un pochino troppo come rasoio. Comunque ragazzi, ottimo rasoio, ottimo, ottimo, ottimo. La sbarbata è stata fantastica, sono a BBS praticamente come con l'R41. E oggi era più difficile la sbarbata perché avevo la barba di un giorno. È molto più difficile tagliare la barba di un giorno anche perché la pelle poi non si è recuperata. Ieri mi ero dato una bella piallata dopo l'R41 e così che non era facile oggi. Il rasoio è ottimo, veramente mi sento la pelle rilassatissima, anche qui dove mi sono fatto il red point, però mi sento la pelle fantastica. Ottimo, ottimo, ottimo. Sicuramente, specialmente per chi l'ha comprato nel Black Friday, che l'ha pagato a un prezzo eccezionale. In America sono appena arrivati questi, beh, è arrivato solo questo qua, lo 0,85 e costa $190 ragazzi. Sì, che se l'avete preso al Black Friday scontato, secondo me avete fatto un'ottima occasione come ho fatto io. Sono veramente contento di questo rasoio, sicuramente sarà un rasoio che utilizzerò. Chissà che mi ci metta anche a dare una bella lucidata, anche bello lucido, questo deve essere veramente bello come rasoio. E poi lo posso usare anche mischiando i pezzi con quello nero che ho, dovrebbe essere molto bello, cap nero, manico nero e la piastra colore acciaio, bellissimo. Allora Alice, tanti auguri di pronta guarigione, forza a Aldo e la moglie, auguri anche a voi e va bene ragazzacci, ci vediamo se è possibile mercoledì per la live, se non sorgono problemi tecnici. Ciao a tutti.